Storia in italiano. La soffitta misteriosa. Sara ha 14 anni e vive in una casa vecchia con la sua famiglia. Un pomeriggio di primavera decide di salire nella soffitta per cercare dei libri. La soffitta è grande, piena di scatole, mobili antichi e vecchie fotografie. L'aria è polverosa, ma l'atmosfera è affascinante. Mentre sposta una scatola, nota un piccolo cassetto di legno. Lo apre con curiosità e dentro trova una chiave molto strana. È antica, arrugginita, ma allo stesso tempo elegante. Sara si chiede subito a cosa possa servire. Nessuno in famiglia ha mai parlato di una chiave così. Con il cuore che batte veloce, decide di nasconderla nella sua tasca e di continuare a cercare indizi. Forse quella chiave apre una porta dimenticata o un armadio segreto. La sua avventura sta per cominciare. La sera stessa a cena, Sara osserva attentamente la nonna. Pensa che forse lei conosce la storia della chiave. Dopo qualche esitazione, decide di chiedere: «Nonna, sai qualcosa di una chiave antica che era nella soffitta?» La nonna sbianca in viso e resta in silenzio per alcuni secondi. Poi sorride, ma i suoi occhi sembrano tristi. Racconta che molti anni fa c'era una stanza in quella casa che nessuno poteva aprire. Dentro c'era qualcosa di molto prezioso, ma anche molto pericoloso. «È meglio non cercare, Sara», dice la nonna con voce ferma. Ma Sara non è convinta. Le parole della nonna aumentano solo la sua curiosità. Decide che deve scoprire la verità, anche se può essere rischioso. Quella notte non riesce a dormire, immaginando segreti nascosti e misteri dimenticati. Il giorno dopo, Sara torna in soffitta. Esamina i muri, i vecchi armadi e il pavimento. Dopo ore di ricerca, scopre dietro a un grande armadio una porta di ferro molto antica. È coperta di polvere e ragnatele, ma sembra ancora solida. Con mani tremanti tira fuori la chiave dalla tasca e prova a inserirla nella serratura. All'inizio non gira, ma con un po' di forza finalmente si apre un piccolo clic. Sara sente un brivido correre lungo la schiena, spinge la porta e davanti a lei appare un corridoio buio. L'aria è fredda e c'è odore di umidità. Per un attimo pensa di tornare indietro, ma la curiosità è più forte della paura. Con una torcia in mano, fa un passo dentro il corridoio e la porta si chiude lentamente alle sue spalle. Il corridoio porta a una stanza segreta, piccola ma misteriosa. Alle pareti ci sono vecchi quadri coperti da lenzuola. Al centro c'è un baule di legno massiccio. Sara si avvicina lentamente e lo apre. Dentro trova lettere, fotografie e un diario molto antico. Sfoglia le pagine e scopre che appartenevano al bisnonno, un uomo di cui la famiglia parlava poco. Nel diario ci sono racconti di viaggi lontani, di tesori nascosti e di promesse mai mantenute. Ma c'è anche un avvertimento: non fidarti di chi vuole la chiave, perché non tutti hanno buone intenzioni. Sara sente un misto di paura ed eccitazione. Ora capisce che la sua famiglia ha un passato pieno di misteri e forse non tutti i segreti devono essere rivelati. Sara chiude il baule e decide di portare con sé solo il diario. Sa che il contenuto può cambiare tutto ciò che credeva di sapere sulla sua famiglia. Uscendo dalla stanza, sente la porta chiudersi di nuovo alle sue spalle, ma questa volta la chiave non funziona più, sembra bloccata. Con il cuore che batte forte, corre da sua nonna e le mostra il diario. La nonna lo prende in mano e piange. «Ora capirai perché abbiamo tenuto il segreto», dice. Ma prima che possa spiegare di più, qualcuno bussa alla porta di casa. È un uomo sconosciuto, con un cappello nero e uno sguardo serio. «Sono qui per la chiave», dice. Sara si rende conto che la sua avventura non è finita, è appena cominciata.